In questo video trasformiamo un semplice mini PC con Ubuntu Server in uno streamer radio dedicato per Spotify in modalità lossless. L'idea è quella di creare una macchina minimale, stabile e sempre accesa, pensata solo per riprodurre musica in modo più pulito possibile. Useremo il client ufficiale di Spotify, ma lo faremo girare in modalità headless, cioè senza monitor, senza tastiere e senza un'interfaccia grafica visibile, esattamente come farebbe un dispositivo Wi-Fi standalone. In pratica, una volta configurato, lo accendi e lui è pronto a suonare. Prima però, una premessa importante. Non sto usando un DAC da 24 bit di fascia alta. Sto usando una semplicissima Behringer UCA 202, una scheda audio USB economica che arriva fino a 16 bit 48 kHz. Questo significa che non sfrutterò i 24 bit teorici del lossless di Spotify, ma il punto di questo progetto non è fare audiofilia estrema. Il punto è costruire uno streamer Linux pulito, stabile, configurato in modo corretto, evitando conversioni inutili o degradazioni del segnale. Vedremo come installare il client, come farlo girare senza ambiente desktop, come automatizzare l'avvio con systemd, come configurare l'audio in modo bit perfect, cioè senza alterare il flusso digitale prima che arrivi al DAC. Alla fine avremo uno streamer completamente automatico, controllabile dall'app Spotify come qualsiasi dispositivo di rete, ma con il pieno controllo del sistema operativo. Partiamo da un'installazione pulita di Ubuntu Server 24, la versione LTS. Scelgo la versione server perché è minimale, niente ambiente grafico, niente servizi inutili, meno consumo di risorse e meno variabili che possono interferire con l'audio. Come primo step è quello di aggiornare il sistema, il solito apt update e apt upgrade. Da questo momento in poi possiamo procedere ad installare Spotify dal repository ufficiale di Debian. Anche se usiamo un server senza interfaccia grafica, installiamo comunque il client desktop ufficiale, tra poco lo faremo girare in maniera invisibile. Per attivare la modalità lossless dobbiamo fare un primo login grafico. Spotify non permette di abilitare certe impostazioni solo via terminale. Quindi nel nostro utente che abbiamo creato durante l'installazione di Ubuntu creiamo un file xinit.rc dove gli diciamo di eseguire Spotify. In seguito possiamo dare direttamente startx, al terminale si sostituirà l'interfaccia di Spotify. A questo punto, una volta aperto Spotify, facciamo login in impostazioni, audio e qualità e configuriamo il lossless. Adesso arriva la parte interessante, far girare Spotify in modalità headless. Cosa significa headless? Headless significa che il programma pensa di avere uno schermo, ma in realtà non c'è nessun monitor collegato. Nel mio repo di GitHub troverete uno script già pronto per usare l'X-Virtual Frame Buffer con Spotify. Basterà posizionarlo nel path corretto ed in seguito dargli i permessi di esecuzione. Se tutto funziona, Spotify sarà attivo in background e lo vedremo comparire fra i dispositivi disponibili nell'app Spotify sul telefono e sul PC. Ora vogliamo che parta automaticamente all'avvio. Systemd è il sistema che gestisce servizi e avvio su Linux moderni. Creiamo il servizio utente. Al suo interno gli andiamo ad indicare lo script SH per l'avvio di Spotify in headless, gli carichiamo systemctl, abilitiamo il servizio e lo avviamo. L'opzione Restart Always, che troverete indicata nel Git, fa sì che se Spotify si chiude o crasha, venga riavviato automaticamente. Ed eccoci alla parte saliente. Passiamo alla parte audio. Ricordo che sto usando una Behringer 202, quindi il limite fisico è 16 bit 48 kHz. Per vedere se il sistema operativo la riconosce, utilizziamo il comando aplay-l. Quindi utilizziamo ALSA, il sistema audio Linux a basso livello, per listare le schede audio rilevate. In seguito useremo il comando cat dentro la cartella dei processi di ALSA per vedere la frequenza e il formato reale che è la scheda che abbiamo intenzione di utilizzare e mettere a disposizione al nostro sistema operativo. Fulcro di questo progetto è evitare il ricampionamento.
e il campionamento avviene quando il sistema cambia la frequenza di campionamento da 44.000 kHz a 48. Questo introduce una conversione matematica non necessaria. L'obiettivo è lasciare che il flusso arrivi al DAC nel formato più diretto possibile, compatibilmente con il limite dell'hardware che abbiamo a disposizione. Per rendere il dispositivo che ho a disposizione io più piacevole all'occhio, ho disegnato su Fusion un piccolo stand per poterlo montare verticalmente tra l'amplificatore e il mio giradischi. In seguito l'ho stampato in 3D. Abbiamo trasformato un semplice mini PC con Ubuntu Server in uno streamer Spotify dedicato, headless, automatico e stabile. Non si tratta di un dispositivo commerciale, ma fa esattamente quello che serve. Si accende, si collega alla rete e compare tra i dispositivi Spotify. La cosa interessante è che abbiamo il controllo totale del sistema, possiamo ottimizzarlo, modificarlo ed analizzarlo. Ma questo è solo il punto di partenza, da qui possiamo spingerci anche oltre. Possiamo fare tuning delle performance, ad esempio impostando il governor della CPU su performance invece che su on demand per ridurre le variazioni di frequenza e di latenza. Possiamo ottimizzare il boot disabilitando servizi non necessari, riducendo il tempo di avvio così lo streamer diventa operativo in pochi secondi. Possiamo attivare un watchdog hardware o software, cioè un sistema che controlla che il sistema sia vivo e in caso di blocco forza un riavvio automatico. Quindi sì, non è solo uno streamer Spotify, è un sistema Linux dedicato, ottimizzabile, sotto il nostro completo controllo. E questa è la vera differenza rispetto a un dispositivo commerciale chiuso.